Buonasera da Gargnano, andiamo in centro a vedere se c'è qualcosa per Natale, comunque per fare un giro in centro. Oggi è venerdì 13 dicembre e che bello poter andare in giro sul lago quando non c'è traffico e trovi parcheggio. Qui c'è tutto parcheggio, ma l'ho trovato anche qui dietro nelle strisce bianche. Guardate che bel posto, guardate che colore, il cielo stasera. Sono le 4 circa, 4 e un quarto e naturalmente c'è già, non dico buio, però a dicembre è così. Che tranquillità. Temperatura ci sono 7 gradi, mi dava la macchina, magari tra poco metto la berretta. Qui a Gargnano sapete che c'è anche tutto il percorso delle limonaie da fare all'interno, poi tutto segnalato. E qui a Gargnano c'è una limonaia bellissima, visitabile, ve lo consiglio. Ho fatto un video anche della limonaia, appunto, lo trovate nel mio canale. Se andate nel mio canale, nella playlist Gargnano, trovate la limonaia. Piante di agrumi, naturalmente. C'è anche la luna piena, mi sembra. La vedo, forse non la vedete, là, eccola là. Guardate che bello. Ma torniamo al centro. Poi qui a Gargnano sapete che è il punto in cui la località nella quale sono nate le limonaie. La prima limonaia è nata qua a Gargnano proprio perché i frati o monaci, non ricordo, comunque frati o monaci hanno portato qui XII-XIII secolo gli agrumi, questi agrumi, e hanno iniziato a coltivarli. Come siano arrivati qui, credo attraverso le crociate dalla Sicilia, e poi in qualche modo sono arrivati qui e poi hanno costruito le limonaie che vedete anche dalla strada, che non sono altro che delle serre, perché naturalmente qua il clima non è proprio adatto. Quindi hanno realizzato tutte queste limonaie che le vedete passando sulla strada. Naturalmente le limonaie non ci sono soltanto qui, ma in tutta questa zona le trovate. Ci avviciniamo verso il porto, il centro. A chi interessa, qua c'è l'hotel Riviera, i negozietti tipici di una volta, che carini. Eccolo qua il centro. È piccolo ma è una chicca questo centro. È veramente molto carino. Io mi ricordo che quest'estate qui c'era una gelateria, se non sbaglio, proprio qua. Beh, agrumi ovunque qua, naturalmente. Qua hanno fatto l'albero di Natale, molto discreto, mi piace. Piccolo, ci sta. Qua hanno messo tutte, vedete, le lampadine. Poi c'è anche una passeggiata che prosegue di là. È tutto molto piccolo, contenuto, però guardate che bello. Faccio una panoramica anche di qua per vedere i palazzi. Che carino questo paese. Sono quei tipici paesi del lago molto molto tranquilli dove a me piacerebbe abitare. Io non l'ho detto, ma abito a Desenzano del Garda. Però preferisco abitare qui. Poi dipende dalla personalità, dalle esigenze, perché per il fatto che io vi dica che preferisco abitare qui
o andando anche su verso Limone eccetera, Riva del Garda, non è perché è più bello, dipende proprio dal tipo di personalità. Allora perché abito a Desenzano? Perché tanti anni fa eh, ho, ho trovato casa lì, mi è piaciuto, poi gli anni passano, sono 13 anni circa che abito a Desenzano, gli anni passano e poi uno magari voglia anche di cambiare. Ora non mi lamento perché abitare a Desenzano, uno dice beato te, ma infatti va benissimo, sto semplicemente dicendo che potendo scegliere, andando avanti con gli anni, ora non sono vecchio, se tu mi dici quanti anni ne ho 49, però non sono più i 35-36 quando sono arrivato a Desenzano e adesso ho altre esigenze, altri gusti. Che carino però, guardate che posto. D'estate naturalmente è più vivo il centro, molto più vivo. Poi è tutta bella la strada che da Salò porta su fino a Limone, anche bella trafficata d'estate. E guardate, vedete che posti. Qui quest'estate una vigilessa mi ha sgridato perché andavo con la bicicletta e tenevo in mano così il telefono, quindi mi ha detto che non si può. Poi sono andato a vedere effettivamente il codice della strada ed effettivamente non lo sapevo. In bicicletta bisogna andare con le due mani sul volante, non lo sapevo. E poi immagino che se uno va a mangiare un gelato non dice niente a nessuno, però con la videocamera che è più impegnativa distrae anche e quindi me l'ha detto insomma. Mi fa non si potrebbe. Aspettate che metto la berretta. Eccomi, allora non fa così freddo, cioè non siamo al Polo Nord. Hanno acceso l'albero, adesso mi giro. Tutte le luminarie hanno acceso, adesso mi giro. Ci sono 7 gradi, quindi però insomma non c'è sole, c'è un po' di umidità, perché il lago è vero che riscalda l'aria, il clima qui sul lago di Garda è più mite perché l'acqua è sempre più calda dell'aria, potrebbe essere 15-17 gradi l'acqua, però porta umidità. Ecco perché in montagna uno percepisce meno il freddo, perché c'è più secco. Vedete che hanno acceso? Guardate che carino. La barchetta che rientra in porto, adesso vi faccio vedere. Stanno accendendo anche i lampioni. Che carino questo posto, E quest'estate c'era il pescivendolo là sotto i portici e vendeva il pesce fresco e in parte c'era un tavolo dove stavano giocando a carte e quindi lui giocava a carte con gli altri pensionati ma lui avrà avuto 40 anni, forse neanche, ma più o meno 40 e giocava con questi pensionati a carte. Quando arrivavano i clienti si alzava, andava a servirli mi raccontava che era appena tornato con la barca e il pesce era fresco e che bello, cioè queste scene insomma dove le vedi? Ma guardate che bello questo posto, Gargnano, questo è Gargnano. Ecco, hanno acceso tutto, guardate, con i lampioni, che caratteristico. Io immagino che magari un ragazzo giovane qua si può anche annoiare, però salendo con gli anni, intendo dopo i 40, dopo i 50, vedo anch'io, almeno su me stesso, si comincia ad apprezzare più la tranquillità e forse si tollera un po' meno la confusione, no? Mentre da ragazzo cerchi sempre appunto la confusione, anch'io ho 35 anni di Desenzano, poi andando avanti col tempo ti, ti godi più questi momenti anche se non c'è nessuno di relax. E ecco, faccio una panoramica delle montagne con la luna, vedete che bello, guarda che spettacolo, ha nevicato, c'è la luna che non è proprio piena ma forse quasi.
Ora lì la passeggiata finisce, adesso vi porto sull'altra passeggiata, cioè il centro è tutto qui, sì, poi ci sono le vie anche qua dietro naturalmente, magari possiamo anche farci un giro a vedere com'è, andiamo a vedere, che carino, vedete che edifici, cioè, è bello abitare in questi, immaginate abitare qua, che posto tranquillo, uno esce, si fa la passeggiata, beve un caffè, poi sei vicino a Gardone Riviera, Toscano Moderno, c'è Salò, sono tutti vicino, insomma 10 minuti, 20 minuti, tutto qua intorno, sopra qua si va a Campione, se uno ama gli sport acquatici, la vela, poi c'è Limone, faccio vedere un po' il centro, sono quei centri un po' di una volta, no? Dei paesi di una volta, con le botteghe, vediamo un po'. Vedete, tutto molto piccolo. Macelleria, parrucchiere, gelateria. Che carina anche questa via, guardate. Poi d'estate, vuol dire non è un mortorio qua, d'estate c'è gente, Ecco, gli unici rumori che si sentono, magari qualche cane, il signore dietro di me è anziano che sta parlando ad alta voce al telefono perché probabilmente non sente bene, ecco, però non c'è la confusione di una città. Poi là, andando a quella parte si esce e di qua si torna verso il lago, noi torniamo verso il lago e da qui andiamo a destra e torniamo al porticciolo e vi faccio vedere l'altra piccola passeggiata. Hanno acceso tutte le lampadine. Io, se vi devo dire la verità, che è un modo di dire la verità, nel senso, se vi dico ciò che penso io rispetto a ciò che preferisco riguardo alle luminarie, io preferisco 100.000 volte qui che Peschiera del Garda, con tutto il rispetto per quello che hanno fatto, perché hanno fatto delle cose bellissime come illuminazioni artistiche e per le famiglie con bambini c'è tantissimo, non puoi portare un bambino qua adesso, diciamoci la verità, porti 2 bambini qua, cioè, avete capito, però io personalmente preferisco qua un Natale molto tranquillo, vedete, semplice, poche lampadine, guardate che bello, ci sono ancora i Bonville che è quel fiore, quella pianta particolare con tutti quei colori, adesso un po' di meno perché siamo in inverno, anche lì guardate che architettura, guardate che pittura, oggi non si costruisce più così, tutte le lampadine, guardate che bello, cioè a me piace così, molto semplice, guardate, i lampioni, qualche piccola lampadina. Io quando vado a Peschiera, ripeto con tutto il rispetto, mi raccomando andate a Peschiera perché il comune ha fatto un grandissimo lavoro, hanno speso tanto, l'hanno fatto per i turisti, quindi non sto dicendo di non andarci, è bellissima, andate. Io personalmente, dopo pochi minuti che sono in tutta quella confusione, tutte quelle lampadine, tutte quelle persone, dopo 5 minuti ho voglia di andarmene, io personalmente, però se venite qua sul lago è obbligo, tra virgolette, fare un giro a Peschiera perché hanno fatto veramente il comune un grandissimo lavoro per il turismo, così lavorano tutte le attività, io capisco che tutte le attività hanno delle famiglie, hanno delle cose da pagare, quindi va benissimo che il comune ha fatto quello, mi raccomando, non fraintendetemi. Quindi se venite sul lago di Garda è d'obbligo andare a vedere che cosa hanno fatto a Peschiera perché è bellissimo. Se non ce la fate a venire sul lago di Garda, del mio canale, qui andate nella playlist Peschiera del Garda e vedete perché, cioè, sembra Luna Park gigante, natalizio, è veramente bello. Io personalmente preferisco qua. Ecco, io qua non mi stanco di camminare, non c'è nessuno, pochissime persone, è veramente rigenerante camminare qua. Ora facciamo tutto il giro di nuovo e andiamo a chiudere il video là in fondo, c'è un'altra piccola camminata, ecco, poi d'estate qui è un comune, cioè è vivo, d'estate c'è gente, è movimentato il posto, è molto turistica Gargnano qua, non preoccupatevi.
Oddio, non è Peschiera del Garda, però gente c'è, molto carino come comune, vedete. E a me piace veramente tanto, perché quando tu cammini qua, almeno io ho l'impressione di vivere in quei paesi di una volta. Io ne ho 49, quindi sono cresciuto in un piccolo paese di 1500 abitanti e mi sembra un po' di rivivere quando ero bambino, cioè che puoi uscire in bicicletta, il bambino può uscire in bicicletta, ci sono poche macchine, tutti si conoscono. Desenzano no, Desenzano è una piccola città, 30.000 abitanti, molto turistica e molto dispersiva peraltro, perché voi vedete il centro, ma poi dietro la periferia è molto grande. Ora non ne voglio parlare male, assolutamente, ci abito, però quando sceglierò di cambiare io mi prenderò una casetta verso sopra Riva del Garda, Alto Lago, proprio vado dal Basso Lago all'Alto Lago, ma guardate che scorcio, piccolo ma una chicca, guardate che bello. Ecco, qui sono veramente soddisfatto di fare il video e di farvi vedere queste luminarie perché mi piacciono veramente tanto. Poche, discrete, con i riflessi nell'acqua, ma che bello. I lampioni. Poi queste montagne lì davanti creano uno spettacolo, guardate con la luna, inquadro anche la luna insieme, vedete? E che col telefono non riesco a far vedere tutto, perché ovviamente a occhio nudo io riesco ad avere una visuale molto più ampia, anche voi così, però è più piccola rispetto a quello che vedo io, purtroppo questa è la videocamera. Comunque l'idea ve la siete fatta. Anche qui d'estate ho fatto un video, era bellissimo, con tutti i tavolini qua fuori per fare la colazione. Poi guardate che spettacolo. Ecco, io lo ripeto, sono ripetitivo, ma io non mi stanco di camminare qua. Anche qui questo bar con tutti i tavolini fuori l'estate. Quindi se siete da queste parti io vi consiglio comunque di farvi un giretto qua, perché fidatevi, è veramente rigenerante camminare qua. Che bella questa passerella in legno con i lampioni. Questi lampioni mi piacciono molto. Vabbè, non ci sono più le lampade a olio dell'800, ma sono comunque caratteristici. E ora non so se non sono sicuramente dell'epoca, sono nuovi, in stile appunto dell'800, inizio 900, però mi fa sempre piacere quando li vedo perché sono molto caratteristici. Quanto invece non mi piacciono i lampioni moderni. Cioè, vi faccio vedere anche girandomi, guardate, guardate, ecco i lampioni, che scena che fanno sul lago, bellissimo. Questi sono proprio i video che amo fare, anche se non è mattina, però non è ancora sera, i colori sono stupendi, non c'è nessuno, posso parlare tranquillamente ed è molto molto tonificante. Poi l'aria non è fredda fredda perché ci sono 7 gradi, però non c'è vento, si sta bene. Ho la berretta semplicemente perché un po' sì, alle orecchie ti arriva un po', stai più coperto, più caldo, è più confortevole e così sto veramente bene. I guanti io li metto sempre perché si potrebbero anche non mettere, non fa così freddo. Io li metto, non pensiate che fa freddo perché vedete i guanti, io li metto perché suono il pianoforte, suono anche in un ristorante, quindi cerco sempre ci tengo le mani, insomma, di averle sempre belle calde. Anche perché lavorando molte ore al pianoforte, studiando molte ore al pianoforte, suonando molte ore al pianoforte, ho le mani, diciamo,
più delicate in realtà, perché sono sempre, è un altro argomento, lavorando molte ore al pianoforte vai a sollecitare molto di più tutto il sistema nervoso, muscolare, eccetera. Quindi da una parte più resistente la muscolatura, però da una parte anche no, perché tipo quando lavori tanto ore al pianoforte, e voi direte chi me ne frega, a volte ti fanno male un po' le mani, hai dei piccoli dolori, quindi se poi ci metti anche il freddo, vabbè, comunque questo è un altro argomento. Beh, voi magari, chiudendo col pianoforte, non lo sapete, ma guardate che molti pianisti, beh, non è il mio caso, non sono un professionista che fa 8 ore al giorno, però hanno problemi di tendinite. La tendinite è un'infiammazione dei tendini e al di là della postura scorretta che uno può avere il principiante, ma anche i professionisti, per esempio, non so se lo conoscete, ora non mi piace tantissimo come pianista, però magari commercialmente è più conosciuto Lang Lang, no? Che non è amatissimo dai pianisti perché c'è un modo un po' di suonare un po' particolare, un po' anche di queste movenze che ha, però vi ho citato lui perché è, diciamo, più conosciuto dalla maggior parte delle persone, perché è un po' un personaggio, Lang Lang, e avevo letto che si è fermato per 2 anni per una tendinite. Non pensate che i pianisti quando suonano così veloce per tutte quelle ore non abbiano problemi alle mani. Vabbè, questo è un altro argomento comunque. Anche io stesso ho avuto dei periodi in cui avevo dei problemi alle mani, al gomito, eccetera, eccetera. Tutte patologie del pianista, insomma. Comunque, questo non vuol dire che non dovete imparare a suonare il pianoforte. Io ho avuto qualche problemuccio perché a volte ho sforzato, ho suonato per tante ore, magari suonavo 2 o 3 ore al ristorante, avevo già suonato 2 o 3 ore in un altro posto, poi io, cioè magari 8 ore, 9 ore in un giorno, capite che poi magari suonando fuori, a volte suono fuori, davanti al lago, all'aperto, al freddo, tante cose, e a volte magari suonando di fretta, vai al ristorante, ti siedi, arrivi lì di fretta, lo sgabello non è a posto, non fai caso alla postura, la mano è messa male e vabbè, comunque. Se io vi metto a parlare di pianoforte, stiamo qua fino a domani mattina, perché è un argomento che a me interessa tantissimo, però immagino che la maggior parte di voi magari mica tanto. Ma che bella questa, guardate, aspettate un attimo che faccio questa inquadratura, ma guardate, aspettate che, ma qua faccio una foto di copertina dopo, ma è troppo bello. Ma che bello, sembra finto, però fidatevi che è vero, i colori che io sto vedendo sono quelli che voi vedete, non c'è nulla di alterato, è proprio così. Ma che bello, anche il colore del legno non è alterato, è proprio così. C'è qui, vedete che là è più chiaro, qua è più scuro, grigetto, proprio così. Sembra finto, che bello. Vedete che posti. Beh, io dovrei anche chiudere il video, vi faccio vedere l'ultima volta il porticciolo perché è sceso un po' più il buio, quindi magari si vede un po' meglio le luminarie, tutte le lucetti di Natale, le montagne che danno uno sfondo spettacolare al lago, vedete? E lì tutte le luci. Allora, aspettate che giro la camera così vi saluto con alle spalle il porticciolo, vedete che bello, è stupendo. Questo è il lago di Garda, che bello, eh? Lago di Garda d'inverno, bellissimo, che devo dire di più? Cioè, da qui veramente c'è un panorama stupendo perché ci sono le montagne che sembra di toccarle con le mani, io le vedo un po' più grandi, io più o meno le vedo così, però se io vi inquadro così voi vi perdete tutta la parte qua che io occhio nudo riesco a vedere, no? Però da questa distanza la grandezza naturale è questa, io le vedo così le montagne qua,
questa grandezza. Però riesco a vedere anche tutto il contesto, capite? Se io invece, purtroppo questo è un po' il limite della videocamera, cioè almeno del telefono, poi una videocamera professionale no, ovviamente. Aspetta, vi saluto prima che arriva il cane, poi non riesco più a chiudere il video che sta arrivando un cane a baia. Perciò vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, iscriviti al canale, mi raccomando, mi fai un gran favore per il mio lavoro. Ci vediamo in un prossimo video, spero che vi sia piaciuto. A me fare il video è piaciuto tantissimo, mi sono divertito.